Ciao ragazzi e bentornati sul canale. Dopo quasi 2 mesi di test parliamo finalmente della P1000, nuova nata in casa Simagic che ha fatto tesoro del know-how acquisito con il precedente modello, portando sul mercato una pedaliera completa, ben costruita e che introduce un innovativo sistema aptico. A mio avviso uno dei principali punti di forza di questa pedaliera è la sua modularità, caratteristica che permette di scegliere la configurazione più adatta all'utilizzo specifico e al budget a disposizione. La P1000 parte infatti da 499 euro, prezzo che la pone nella fascia media del mercato, ma grazie ad una serie di upgrade, tra cui il freno idraulico, i motori aptici, il supporto per il montaggio invertito ed una serie di accessori a LED, diventa una vera e propria pedaliera di fascia alta. Per la recensione devo ringraziare i ragazzi di Arcteam, rivenditori Simagic Italia, che mi hanno permesso di testare a fondo un prodotto molto complesso da recensire che ha richiesto una serie di prove comparative per via delle differenti configurazioni e degli accessori opzionali. Arcteam non ha, e ci tengo a dirlo, condizionato in alcun modo la recensione, che è frutto esclusivamente della mia esperienza personale e nella quale cercherò, come faccio sempre, di raccontarvi il prodotto in maniera più dettagliata e onesta possibile. Partiamo come sempre parlando di materiali e assemblaggio. La P1000 è costruita interamente in metallo con assenza completa di componenti in plastica e con una filosofia costruttiva da pedaliera di fascia alta. La base è realizzata infatti in alluminio ricavato dal pieno ed è divisa in due componenti principali che vanno assemblate al momento dell'installazione tramite due robuste placche in alluminio. Sulla piastra anteriore troviamo il battitacco in alluminio da 30 mm regolabile in profondità in 5 diverse posizioni grazie ad altrettanti fori che permettono di posizionarlo da un minimo di 15 ad un massimo di 43 mm rispetto all'asta del pedale. La piastra posteriore supporta invece i pedali che possono essere regolati nella distanza reciproca. Ogni pedale ha in realtà due posizioni disponibili vincolate dai fori e dagli innesti per l'alimentazione dei motori aptici e non può quindi essere posizionato a piacimento. Nella versione due pedali la distanza minima tra le due piastre è di 210 mm mentre quella massima è di circa 250. Abbiamo quindi un range di circa 40 mm per cercare la nostra posizione ideale. Al di sotto della base troviamo il PCB proprietario che gestisce sia i segnali derivanti dalla sensoristica sia l'alimentazione dei motori aptici e degli accessori a LED. Simagic ha puntato su una scheda 12 bit con 4096 punti che sulla carta sembra decisamente meno risoluta rispetto ai 65.000 punti delle schede a 16 bit montate dalla maggior parte dei competitor. In realtà nell'utilizzo pratico la differenza di risoluzione è trascurabile e a mio avviso non compromette la precisione di lettura o le performance. Simagic poteva però fare uno sforzo in più ed allinearsi in questo contesto alla concorrenza con una sensoristica a 16 bit. Posteriormente troviamo l'ingresso USB per la connessione al PC, il tasto di accensione e spegnimento, il LED di stato e l'ingresso per l'alimentazione ausiliaria. L'alimentatore opzionale eroga un massimo di 53 watt ed è un accessorio fondamentale per il funzionamento sia dei motori aptici che degli accessori a LED. Tra questi troviamo una barra luminosa realizzata in alluminio che si posiziona magneticamente sotto al battitacco e che fornisce una luce di servizio in grado di spegnersi automaticamente insieme al PC. La barra è collegata al PCB tramite un innesto rapido di tipo magnetico e la sua illuminazione personalizzabile tramite la sezione dedicata del software Synpro Manager, all'interno della quale si può agire sul colore, sull'intensità luminosa e sulle animazioni. Il tasto di accensione è di per sé una buona idea perché va a disconnettere completamente la pedaliera, ma è in una posizione davvero complicatissima da raggiungere e almeno per la mia tipologia di installazione è praticamente inutilizzabile. Passiamo adesso a dare un'occhiata all'acceleratore, partendo dal presupposto che i due pedali condividono lo stesso design che si differenzia solamente per qualche piccolo dettaglio. Il pedale è realizzato completamente in alluminio ricavato dal pieno con una base molto robusta fissata direttamente alla piastra inferiore e un'asta pedale con un design cavo e con delle finiture a contrasto realizzate al CNC. L'articolazione principale è basata su due cuscinetti a sfera da 12 mm inseriti all'interno della base, struttura nel complesso ben realizzata che permette al pedale di muoversi in maniera fluida senza movimenti laterali, assenti anche se cercati volutamente. Nella regione superiore troviamo uno snodo che permette di gestire facilmente l'angolazione della sola piastra pedale mediante due viti a brugola, una soluzione molto pratica pensata anche per la versione inverted, che richiede un angolo particolare della piastra per essere utilizzata in maniera confortevole. Parlando sempre di piastra pedale, quella del gas misura 100 x 60 mm, è realizzata in alluminio ricavato dal pieno con finitura a contrasto ed ha uno spessore massimo di 12 mm, con una superficie
superficie tondeggiante e una texture ruvida. Va detto che il rivestimento superficiale dopo un paio di mesi di utilizzo mostra qualche piccolo segno di usura a causa probabilmente di un'anodizzazione non troppo resistente all'abrasione. La piastra può essere regolata in altezza mediante degli appositi fori che sono però molto ampi e profondi e che potrebbero in alcuni casi creare un po' di fastidio, problema che come vedremo è più accentuato sul pedale del freno. La corsa è gestita da un meccanismo già visto sulle pedaliere di Usinkveld e similari, costituito da un perno rivestito in gomma che fornisce il punto di battuta iniziale e finale che può essere regolato facendolo scorrere all'interno della sua asola. Parlando di sensoristica, il segnale del gas è controllato da un sensore di Hall posizionato lateralmente che va a leggere la rotazione tramite un piccolo magnete applicato sul perno centrale. Il guscio che protegge il sensore è anch'esso realizzato in alluminio, ricollegandoci a quanto detto nell'introduzione sulla totale assenza di materiale plastico nel progetto di SeaMagic. Per quanto riguarda invece il feedback, questo è gestito da un cilindro in alluminio con all'interno una molla a compressione lubrificata con del grasso a litio. Il tutto è fissato alla struttura del pedale tramite due teste a snodo che hanno l'intento di dare un po' di agio laterale al cilindro e garantire quindi una buona fluidità durante tutta la corsa dell'acceleratore. Nella parte posteriore dell'asta troviamo due regolazioni che permettono, tramite un diverso fissaggio, di andare a cambiare il punto di leva. Come detto, all'interno del cilindro abbiamo una molla che viene compressa da un pistoncino in acciaio, che è poi anche il meccanismo con il quale si può regolare il precarico sull'acceleratore. Allentando il controdado si può infatti avvitare il pistoncino che andrà a precomprimere la molla, operazione abbastanza semplice anche se esistono sul mercato delle soluzioni decisamente più immediate che non richiedono l'utilizzo di utensili, anche se di solito, e va detto, è una regolazione che si esegue solo le prime volte fino a trovare il giusto compromesso. Parlando infine di impressioni personali, ero un po' scettico sulla scelta di SeaMagic di inserire una molla all'interno di un cilindro, preoccupato da eventuali attriti che potevano andarsi a creare durante il movimento. Il feedback è invece allineato a mio avviso a pedaliere anche di fascia più alta, con un'ottima fluidità in fase di spinta e con un ritorno in posizione davvero molto rapido. In configurazione standard la molla è un po' troppo soffice per i miei gusti, mentre con precarico al massimo la forza di attivazione è a mio avviso ben calibrata. SeaMagic sta comunque lavorando su due molle aggiuntive che dovrebbero aumentare il range di utilizzo e coprire un po' i gusti di tutti. Il sensore di Hall restituisce un segnale pulito e secondo me sufficientemente preciso nonostante l'assenza dei 16 bit. Il tutto può essere calibrato e gestito all'interno del SimPro Manager, che permette di regolare, oltre alla zona morta iniziale e finale, anche le eventuali curve applicate al segnale. Non sono purtroppo riuscito a testare il nuovo gas idraulico di stampo simile a quello presente sulla P2000, che dovrebbe aggiungere un effetto dumping al movimento del pedale. Spero di portarvi un aggiornamento a riguardo nel prossimo futuro. Per quanto riguarda il freno, ho testato entrambe le versioni disponibili sulla P1000, quella standard con cilindro ad elastomeri e quella idraulica disponibile come upgrade opzionale. Il freno a livello costruttivo conserva praticamente tutte le caratteristiche strutturali già viste sull'acceleratore, con lo stesso design, gli stessi materiali e le stesse possibilità di regolazione. Cambia la dimensione della piastra pedale, più ampia in larghezza di circa 20 mm, che conserva però la stessa curvatura e texture superficiale. Come già anticipato, i fori per la regolazione dell'altezza della piastra sono molto ampi e questo, se si utilizza la pedaliera senza scarpe, può essere abbastanza noioso perché si avverte in frenata del fastidio sotto la pianta del piede. Parlando invece di sensori, la scelta in questo caso è davvero curiosa e a primo impatto mi aveva lasciato un po' interdetto. SeaMagic ha deciso di affiancare una classica cella di carico ad un sensore di Hall identico a quello già visto per il pedale dell'acceleratore. All'interno del SimPro Manager si può scegliere di utilizzare a seconda delle necessità il sensore di Hall o la cella di carico, soluzione che può tornare molto utile in alcune situazioni, come vedremo quando parleremo di elastomeri. La cella di carico da 100 kg è posizionata orizzontalmente all'interno del pedale ed è nascosta da una copertura in acciaio. I 100 kg possono sulla carta sembrare pochi, ma l'angolazione e i punti di ancoraggio scelti da SeaMagic permettono di sfruttarla al massimo ed è quasi impossibile saturare completamente il segnale. Per quanto riguarda il pistone, questo è composto da un cilindro in alluminio con all'interno una serie di elastomeri che vengono compressi durante la frenata da un pistoncino in acciaio. Il sistema di fissaggio prevede una testa a snodo nella parte posteriore del pedale connessa al pistoncino in acciaio e una sfera ancorata direttamente alla cella di carico che ospita l'incaus emisferico posizionato nella parte terminale del cilindro, che servirà anche durante la sostituzione degli elastomeri. A proposito di elastomeri, quelli proposti da SeaMagic sono davvero molto particolari. Si tratta infatti di piccoli dischi con uno spessore di appena 5 mm realizzati in 4 materiali con diversa comprimibilità. Il nero e il grigio, presenti nella dotazione standard, sono realizzati in gomma morbida, mentre il blu e il rosso, acquistabili come kit
kit opzionale, sono costituiti da un polimero a base di poliuretano e sono molto meno comprimibili. Nel pistone standard abbiamo un totale di 8 dischi che, se combinati insieme, sono in grado di generare delle risposte sul freno molto variabili tra loro. Io ho trovato la mia configurazione ottimale utilizzando 2 elastomeri grigi per avere una prima parte di corsa più soffice, seguiti da 4 elastomeri blu e da 2 rossi per avere una compressione graduale e un freno che si fa sempre più sostenuto all'aumentare della pressione sul pedale. SeaMagic propone sul sito alcune configurazioni predefinite studiate per cercare di simulare il più possibile le diverse tipologie di auto che si possono utilizzare come buona base di partenza. Per le vetture sportive, ad esempio, SeaMagic propone 8 elastomeri neri più morbidi che offrono una frenata soffice e lunga, ed è qui che ci ricolleghiamo alla scelta particolare di affiancare alla cella di carico un sensore di Hall. Quando si utilizzano infatti degli elastomeri molto morbidi, parte della forza applicata sul freno viene dissipata dalla deformazione del polimero a discapito del segnale registrato dalla cella di carico. Nella configurazione con elastomeri morbidi il sensore di Hall funziona quindi paradossalmente meglio rispetto alla cella di carico, perché va a leggere la corsa del pedale. Personalmente, abituato ad un freno più sostenuto, preferisco la soluzione con cella di carico, che dà un bel vantaggio dal punto di vista della memoria muscolare. Devo dire che dopo aver provato le varie soluzioni offerte dalla pedaliera mi sono ricreduto sulla scelta fatta da SeaMagic, perché permette una serie praticamente infinita di personalizzazioni, abbracciando sicuramente i gusti di tutti. D'altro canto ho trovato poco pratico il sistema di sostituzione degli elastomeri, perché ci costringe a rimuovere completamente il cilindro dalla sfera, un'operazione che risulta abbastanza macchinosa rispetto ad altre soluzioni presenti sul mercato e che, se effettuata più volte, tende a segnare irrimediabilmente la parte posteriore del cilindro a contatto con la sfera in acciaio. Passiamo adesso a dare un'occhiata al cilindro idraulico, realizzato anch'esso completamente in alluminio. Riprende un concetto già visto sulle pedaliere in stile HPP, costituite da un pistone principale collegato direttamente ad un serbatoio di espansione dell'olio e da un cilindro secondario all'interno del quale vengono compressi gli elastomeri. Nella soluzione di SeaMagic il segnale non è però generato da un sensore di pressione, ma dalla cella di carico o, in alternativa, dal sensore di Hall. Il sistema, una volta assemblato, ha un leggero movimento laterale che però è assolutamente normale ed è pensato per dare agio al pistone durante la spinta, in modo da evitare rotture, una scelta che ritroviamo spesso sui sistemi idraulici di questo tipo. Nel cilindro secondario sono posizionati 9 elastomeri, simili per forma e composizione rispetto a quelli già visti. Gli elastomeri non sono però intercambiabili, troviamo infatti un foro centrale in quelli dedicati al freno standard, mentre hanno una sorta di bottone che serve a tenerli uniti nella versione con cilindro idraulico. Oltre alle 4 tipologie di elastomeri, nella versione idraulica abbiamo in aggiunta dei dischi in alluminio che, se sostituiti agli elastomeri, vanno ad accorciare drasticamente la corsa e ad irrigidire il feedback in frenata, aumentando ancora di più le possibilità di personalizzazione. La sostituzione degli elastomeri tramite l'apposito tappo a vite, che funge anche da regolazione del precarico, è, al contrario di quanto detto per il cilindro standard, davvero veloce, il che favorisce senza dubbio la ricerca del giusto compromesso. Nel mio caso la scelta è ricaduta su una configurazione con 2 elastomeri grigi, 4 elastomeri blu, 2 elastomeri rossi e un distanziale in alluminio. Entrambe le soluzioni applicabili al freno possiedono le stesse impostazioni e regolazioni tramite il software SimPro Manager. Si può scegliere se usare la cella di carico o il sensore di Hall, decidere se mostrare la pressione in percentuale o in chilogrammi, regolare la zona morta inferiore o superiore, la forza frenante totale e applicare le varie curve al segnale. A livello di feedback ho apprezzato entrambe le soluzioni portate da SeaMagic, con le quali sono entrato subito in sintonia, riuscendo rapidamente a trovare ritmo e costanza abituali, cose non sempre scontate quando si cambia un accessorio importante come la pedaliera. Nonostante il feeling non sia poi così distante tra le due configurazioni, ho preferito la soluzione idraulica come sistema definitivo, soprattutto per la rapidità con cui si sostituiscono gli elastomeri e per un feedback più pastoso, un filo più modulabile e meno diretto sugli elastomeri, in quanto la pompa funziona come una sorta di dumping. Passiamo adesso a dare un'occhiata ai motori aptici, vera innovazione di SeaMagic presentata proprio con la P1000. I motori sono realizzati anch'essi in alluminio, con un diametro di circa 40 mm ed un peso che sfiora i 300 grammi. Abbiamo un cavo di alimentazione con uno spinotto che si collega nel suo apposito innesto posizionato proprio sulla piastra, mentre il fissaggio al pedale avviene tramite un supporto in metallo che troviamo in confezione. I motori di SeaMagic si differenziano in maniera importante dal punto di vista del funzionamento rispetto ai classici rambolo rotativi con massa eccentrica. In questo caso il motore aptico è un vero e proprio elettromagnete lineare, al cui interno un cilindro in metallo viene spostato avanti e indietro da un campo magnetico.
Come risultato, durante il funzionamento non si avverte una vibrazione ma dei veri e propri colpi sotto la pianta del piede. Tramite il software i motori possono essere impostati come feedback per l'ABS o per il traction control e si può andare a regolare l'intensità e la loro frequenza di funzionamento in un intervallo che va da 10 fino a 50 Hz. A 10 Hz i colpi sono molto percepibili e distanti l'uno dall'altro, mentre avvicinandosi ai 50 i colpi si trasformano in una sorta di vibrazione. Dal punto di vista acustico il rumore è abbastanza invasivo, soprattutto a frequenze basse e volumi alti, mentre salendo di frequenza diventa meno fastidioso ed è paragonabile a quello di un bass shaker alla metà della potenza. Il vantaggio è che, essendo posizionati proprio dietro il pedale, sono efficaci anche senza la necessità di spingere troppo sul volume. È da tenere in considerazione che l'ABS funziona su iRacing, su assetto corsa competizione e su automobilista, i tre simulatori con i quali ho testato l'AP1000, mentre il traction control non funziona sul simulatore americano a causa di un blocco sulla telemetria imposto dagli sviluppatori. Questo limite può essere in parte aggirato utilizzando SIMAB, che supporta in maniera nativa l'AP1000 e che conserva le stesse regolazioni di Simpro Manager in termini di volume e impostazione degli Hertz. Su SIMAB possono essere utilizzati degli effetti aggiuntivi, tra cui gli RPM, il cambio marcia o lo scivolamento delle ruote, mentre per vetture sprovviste di ABS può essere utilizzato il wheel lock, che attiva i motori al bloccaggio delle ruote. Un effetto molto utile che però almeno su iRacing non funziona al momento sempre in maniera corretta, soprattutto nell'ultima parte della frenata. Come valutazione generale, i motori aptici della P1000 sono senza dubbio un valore aggiunto, un accessorio direi imprescindibile per tutti gli amanti delle GT3, in quanto è un vero e proprio aiuto alla ricerca del limite in frenata con vetture dotate di ABS, effetto su cui questi motori secondo me danno il meglio. Per quanto riguarda invece il traction control, almeno su assetto corsa competizione e automobilista, l'effetto aumenta sicuramente l'immersività, anche se non è un vero e proprio game changer come per l'ABS. Per tutto il resto si può utilizzare, come detto, SIMAB per creare degli effetti utili ad aumentare senza dubbio il divertimento. Mi ha convinto quasi tutto della nuova P1000 di SeaMagic, partendo dai materiali e dalla costruzione di altissimo livello e arrivando ai motori aptici che rappresentano un vero e proprio game changer nella fascia medio-alta del mercato. Tante le regolazioni e le personalizzazioni, soprattutto sul pedale del freno, che può essere secondo me adattato al gusto di tutti, grazie proprio alle tante combinazioni permesse dal sistema studiato per gli elastomeri. Gli unici nei sono a mio avviso le piastre pedale con fori troppo grandi e un sistema di regolazione del precarico del gas e cambio elastomeri sul freno standard non proprio intuitivo. Le finiture sono nel complesso ottime, anche se l'anodizzazione sembra delicata rispetto ad altri prodotti e va trattata con cura. Una pedaliera che, come abbiamo visto, fa della modularità uno dei suoi punti di forza, insieme a mio avviso ad un ottimo rapporto qualità-prezzo che la rende accessibile nella versione base e permette di personalizzarla e migliorarla anche in futuro. Il tutto accompagnato da un software affidabile, curato esteticamente, in continuo aggiornamento e che include da poco anche la lingua italiana. Se state valutando un upgrade o un cambio pedaliera, la P1000 non può non essere presa in considerazione. A me, e lo dico senza timore, ha convinto a tal punto da decidere di acquistarla e utilizzarla come pedaliera principale in versione idraulica. Il mio consiglio, se siete interessati ovviamente a questo tipo di prodotto, è di acquistare direttamente la versione con freno idraulico, che pur non stravolgendo il feedback rispetto alla versione standard è in grado di dare sicuramente quel qualcosa in più. Nonostante fossi un po' scettico fino a qualche tempo fa, bisogna dare atto a SeaMagic dell'ottimo lavoro svolto soprattutto negli ultimi 2 anni, nei quali è riuscita a portare sul mercato dei prodotti veramente molto validi al giusto prezzo. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate della P1000, ci vediamo in una prossima recensione e come al solito vi auguro buona giornata.